Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi propongo la ricetta del cotechino fresco. Questo è un cotechino fresco che abbiamo comprato dal nostro macellaio di fiducia, dove prendiamo anche il latte per fare i formaggi e la ricotta, e dove troviamo sempre prodotti buoni, certificati, genuini, senza schifezze dentro, e quindi siamo molto contenti di avere questo fornitore. Allora, diciamo qualche breve cenno storico riguardo a questo cotechino. Professoressa, No, vabbè, perché professoressa a tavola con Silvia. professoressa no, maestra elementare sì. Comunque, allora, questa tradizione di riempire appunto questo Sacca. budello, questo è un budello, non è neanche sintetico, tra l'altro, è nato dall'idea di Pico della Mirandola intorno al 1500, quando per evitare che la carne di maiale andasse a male, ovviamente all'epoca i frigoriferi non c'erano, a parte quando era inverno, per il resto non c'erano Che era frigoriferi. temperatura ambiente. Esatto. Ehm, Diede l'idea di, come si dice, conservare questa carne di maiale triturata, fatta a pezzi, dentro a delle cotenne, e non budello, ma dentro a delle cotenne di maiale a mo' di sacco, diciamo. Ovviamente condire con spezie e con sale, che comunque facevano sì che questa carne si conservasse più a lungo. Allora, detto questo, noi abbiamo un cotechino fresco, dobbiamo fare due cose: mettere dell'acqua non salata, perché questo è già bello saporito di suo. Mettiamo dell'acqua sul fuoco. Quando l'acqua bolle, noi prendiamo il cotechino, ve lo faccio già vedere, e lo avvolgiamo in una stoffa, perché avete visto, ovviamente dobbiamo togliere lo spago, ora ve lo sto facendo vedere. Dicevo, avete visto quelli che comprate? Quelli che comprate stanno in quella specie di pellicola che poi non è alluminio, ma è tipo Domopac, qualcosa del genere, ma non è alluminio. E invece noi non abbiamo l'alluminio, non abbiamo neanche il sottovuoto. Quindi che cosa facciamo? Lo avvolgiamo in questo modo, tipo proprio pacchettino, e quando l'acqua bolle lo mettiamo all'interno. Da quando l'acqua bolle ci vorrà almeno un'ora per cuocerlo, ok? Non dovete toccarlo, non dovete bucarlo, assolutamente non gli dovete fare nulla, lo dovete lasciare lì a fuoco medio-basso in bollitura fino a che non sarà cotto, un'ora perlomeno. Quindi adesso andiamo a procedere, andiamo a riempire la pentola di acqua fino a quando non arriverà a bollitura, e poi vi farò vedere come va infilato dentro. Ma penso, insomma, voglio dire, è facilissimo metterlo nella pentola. Ma una domanda farmi Sì, parte. sì. La ricetta è il cotechino? La ricetta è il cotechino fresco, che è ben diverso da quello già cotto. Perché? Perché quello già cotto, già come sta, lo E già lo prendi metti, sì, certo. dentro all'acqua bollente mezz'ora, Grazie, 35 arrivederci, ci minuti, metti le lenticchie. fatto. Auguri, buon anno. Esatto. Esatto. Questo, allora, un'altra cosa: se non avete la stoffa pulita, disinfettata, non profumata, potete avvolgerlo nella carta da forno, gli fate fare un paio di giri di carta da forno, lo chiudete a caramella e lo mettete dentro l'acqua, va bene? Adesso andiamo a procedere, se non si cuocerà mai. A Ci dopo. vediamo a cotechino cotto? No, ci No, vediamo a acqua bollente. all'acqua bollente, oddio. Ciao. Ciao. Eccoci qua, l'acqua bolle e noi andiamo ad inserire, senza scottarci, possibilmente, il nostro cotechino. 2 martellate ed entra. No, 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 che due martellate, è che non mi voglio scottare le dita, eccolo là. Piano piano.
a posto. Quindi lo lasciamo in codesta posizione, fuoco medio basso. Quindi adesso cambierò il fornello perché mi serviva comunque arrivare ad ebollizione. Ora sono arrivata. Dobbiamo fare bella figura qui al video. Vabbè, dicevo, lo andrò a coprire con un coperchio e lo metterò al fornello più basso, medio basso, per un'ora. Deve fare le bollicine appena sotto, dovete vedere la bollicina fa plop 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 plop, ok? Com'è che fa la bollicina? Plop, plop, plop. Ci vediamo dopo. A dopo. Allora, piccolo intermezzo, vi volevo far vedere come sta procedendo. Vedete? Sta uscendo fuori ovviamente il grasso, però il cotechino rimane intatto nella sua stoffa. Ok? Stessa cosa accadrà per la carta da forno. Mi raccomando, non sottolineato, non usate l'alluminio perché è nocivo. E non bucatelo anche, eh? No, se lo bucate è finita, si spacca tutto e fuoriesce tutto, arrivederci, buttate tutto, quindi no. Ok, coperto, a bollore piano piano e lo lasciamo qua per, abbiamo ancora 35 minuti. Ci vediamo dopo. Eccolo qui, pronto, intatto, come vedete. Sgrassato. Sgrassato assolutamente. Adesso io lo andrò a scartare, intanto lo sto scolando, a scartare e poi a tagliare a fette per servirlo ovviamente. Eccoci qua. Madonna, Ci vediamo sul tagliere. Guardate quanto il grasso grasso che ha tirato fuori. beh, certo. L'abbiamo spurgato. Esatto. Questa cosa con l'altro cotechino non succede. No. Perché tutto il grasso di cottura rimane dentro la busta. Invece in questo modo almeno un pochino lo togliamo. Questa si butta e basta, vero? No, certo, che ci fai? no, visto che con il latte che avanza Ma che tu sì, mo ci faccio il pane con innaffi il prato. Esatto. Ma quella che funziona, Ricorda i pomodori come sono venuti bene. Fantastici. Comunque. Veniva già la caprese. Ma vattene va. Allora, dicevo, ci vediamo sul tagliere, a dopo. Allora, abbiamo tirato fuori fumante il nostro cotechino e ora l'andiamo ad aprire. Oh, che bello, sembra Natale. Sembra Natale perché? Perché scartiamo i regali. Oh signore, vabbè. Allora, piano piano. Scusate, Allora, ma rollare giù per terra. no, faccio piano perché, ragazzi, veramente è incandescente. Aio. Eccolo qua. L'ho incartato bene, Oh. Che bello. Adesso aspettiamo che si raffredda un pochino, per il semplice fatto che se lo tagliamo adesso che è incandescente, che succede? Si rompe. Si rompe, bravissimo. O il lievito muore. No, quello è un'altra cosa. Un'altra cosa quella. Vabbè, quindi aspettiamo una decina di minuti che si rapprenda un pochino, tanto comunque vi posso assicurare che rimane sempre bollente, tranquilli. E poi, guardate com'è bello sodo. Poi lo andiamo a tagliare. E poi lo andiamo a tagliare, ci vediamo. E poi bisogna fare l'assaggio poi. Ma veramente io farò un impiattamento particolare. Aia. Ve lo devo dire. Allora, ho fatto del purè. Non perdetevi l'impiattamento. Ho fatto del purè e ho fatto anche delle polpettine di lenticchie. La ricetta la troverete sempre sul nostro canale YouTube. Eh sì, queste buonissime. Lui già l'ha assaggiate, quindi. Io l'ho assaggiata nell'altra ricetta. Nell'altra ricetta, certo. E mo ti toccherà assaggiarle pure in Per questa. forza. Sono sforzo. il testimonial. Allora, quindi che cosa farò? Impiatterò con il purè, le polpette e il cotechino. Va bene? Ci vediamo tra 10 minuti al massimo. A dopo. Allora, l'ho tirato fuori dalla pellicina, dal suo budello, e adesso andrò a tagliarlo. Guardate che spettacolo, è bellissimo e soprattutto è meno
grasso e gelatinoso di quello Sì, che compriamo. è vero. Adesso taglierò 4 fette di circa 2 cm di spessore, 2, 2,5, insomma, appiccica da morire. E farà un'altra ricetta. E vi faccio vedere l'impiattamento. Possiamo riprendere? Certo, dovete, devi. Questo è pure. Esatto. Faccio dei cubotti Hai capito? e li metto sopra. Che spettacolo! Facciamo un bel cotechino gourmet. Accidenti, che ricetta, signori! Voilà, Guardate che piatto! è bellino, si è venuto bene. È proprio un signor piatto. Grazie amore, tu sei sempre molto gentile con me. Ora, Ora bisogna mangiarlo. ma io non me la sento di Ma assaggiarlo infatti così. quello lo lasci così. Adesso assaggerai un pezzo di questo cotechino Sì, qua. sì, 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 Aspetta che ti do la tua bottiglia. Te lo do io. Senti un po', che ne dici? C'ha un altro sapore, certo. È rimasto senza parole. Non sembra neanche cotechino. Ah, È spettacolare. infatti. Ne dobbiamo comprare altri 4-5. Va bene, sarà fatto. Glieli ordiniamo. Provate a fare questa ricetta perché è veramente sfiziosa. Li ordineremo alla fattoria Cancemi, dove prendiamo anche il latte. Sicuramente sorprenderete i vostri ospiti. Io continuo a fare gli altri pezzi per gli altri piatti. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!